Non farti prendere dal panico, stai calmo, non è il momento di agitarsi. Comincio il video dicendoti queste cose perché ho notato che ultimamente, ma forse è solamente il mio YouTube, forse il tuo non ti propone questo tipo di video, non solo YouTube, i social in generale, ho visto un moltiplicarsi a livello esponenziale di video di persone che creano, cioè non voglio dire che creano degli allarmi, però stanno un po' cavalcando l'onda della situazione che c'è, diciamo nel mondo adesso. Quindi vorrei dire la mia, anch'io. Ti vorrei dire di questi tempi, tempi duri, incerti, ci siamo d'accordo, quale potrebbe essere la cosa più intelligente da fare. Allora, che il mondo sta andando un po' allo scatafascio non è di certo da ora, sono tanti anni, tantissimi, potresti dire che è da sempre che stiamo andando un po' così. Diciamo che però da dopo il Covid in particolare ci sono stati dei cambiamenti molto importanti, ogni 3x2 o c'è una guerra o c'è un aumento comunque che è collegato di solito alle guerre, per esempio dei costi energetici, il gas, luce, cibo, perché tanto poi gli aumenti energetici fanno aumentare il prezzo del cibo in generale, che ovviamente chi lo produce ha costi più alti e quindi poi questi costi vanno a finire nel prezzo finale dei prodotti. Quindi la situazione è sempre un po' incerta, sono d'accordissimo, non si sa mai quando e se la catena alimentare salterà, se si interrompono scusami, le consegne insomma del cibo in generale e quindi i prezzi, ma i prezzi sono già troppo alti, soprattutto rispetto alla qualità. Eh, Ora mi capita difficilmente di comprare la verdura, cioè alcune le devo comprare al supermercato perché non sono autosufficiente al 100%, ma cioè, il peggioramento della qualità è una cosa incredibile. Ti faccio un esempio molto banale: le cipolle, che è un ortaggio che uso io, ma usi sicuramente anche te, lo usano tutti in tutto il mondo, ultimamente cioè, le compri e praticamente sono già a marce. Cioè te il giorno dopo le vai a tagliare e sono già a marce. E questo in più supermercati, non è che soltanto in uno, vari supermercati trovi la qualità in generale, ma ho notato che le cipolle negli ultimi mesi proprio un disastro secondo me. E questo mi fa un po' girare le scatole, perché comunque cioè, il prezzo sale, però la qualità scende, quindi la situazione non è allegra. È così un po' per tutto, è così un po' in tutto il mondo. Quindi, qual è secondo me la cosa da fare adesso? Andava fatta forse anche già un pochino prima, però la puoi sempre fare adesso, per cercare di mitigare un pochettino i prezzi, la qualità, l'instabilità, l'insicurezza che c'è nel mondo della catena alimentare, soprattutto della grande distribuzione. Ehm, Fatti un orto, cioè più che farti un orto perché ora, potresti dirmi che non hai lo spazio, non hai un terreno, non hai un giardino a casa, lo capisco benissimo perché magari qualcuno vive in appartamento, ma per esempio se non hai spazio, forse hai spazio per qualche vaso, spero, o te o da qualche tuo amico, a casa di qualcuno che conosci. Anche cominciare con qualche vasettino a coltivarti cose semplicissime, non lo so, la rucola, i ravanelli, questo tipo di cose che praticamente devi soltanto seminare, non devi nemmeno farti le piantine, crescono molto velocemente, sono un buon inizio e lo so benissimo che non ti riempi lo stomaco con ravanelli e rucola, cioè ne dovresti mangiare veramente tanti, però ti possono dare le basi, delle basi per cominciare un pochettino a mettere le mani nella terra. Ovviamente do per scontato che tu non faccia già l'orto, ma questo discorso vale anche per chi fa già un pochettino l'orto. Comunque ti crei le basi per eventualmente in futuro, se la situazione dovesse comunque, diciamo, precipitare, e spero di no, però avrai le basi, se cominci a fare cose semplici, hai già un minimo di esperienza, per coltivare cose che poi la pancia invece te la riempono. Faccio un esempio, non so, le patate, le zucche, comunque questo tipo di ortaggi. Prima cominci a imparare un po' di queste cose e più possibilità avrai in futuro, o meglio, più esperienza avrai accumulato quando e se quei tempi arriveranno. È importante saper fare
sapersi coltivare qualcosa e in futuro potrebbe esserlo ancora di più. C'era un market farmer, ne ho già parlato sul canale a volte perché ero fissato, Curtis Stone, che lui diceva the skills pay the bills, quindi le abilità, le cose che te sai fare pagano le bollette e in un futuro potrebbero pagare ben più delle bollette, ovvero potrebbero darti da mangiare a te, al tuo compagno o compagna o alla famiglia se ce l'hai. Io ti dico sinceramente, di questi tempi, ma è uno dei motivi per cui comprai questo terreno dove siamo adesso, sapere che ho a disposizione un terreno dove poter coltivare cibo per la mia famiglia, verdura, frutta, ovviamente cioè, non riesci a fare tutto, insomma il grano, queste cose qua, l'olio, chiaramente ci vogliono terreni più grandi, ci vuole un altro impegno di tempo. Ne ho già parlato anche in un video, si chiamava autosufficienza, comunque un video sull'autosufficienza alimentare. È un discorso molto complesso, ma diciamo che essere in grado di comunque qualcosa mangiare, che sai che lo sai fare prima di tutto, quindi hai imparato, hai fatto esperienza a suo tempo, cioè non è che se adesso cominci a coltivare qualcosa, fra un mese sei in grado di coltivarti tutto. Ci vuole un po' di tempo, errori, esperienza, ma viviamo in tempi appunto incerti e è bene pensare già adesso a queste cose qua. Ripeto, come ho detto all'inizio, non è il momento di andare nel panico o di correre a fare cose affrettate come alcuni suggeriscono o quelli che ora c'è, mi sembra, una tendenza, no, a andare a vivere nel bosco, che tra l'altro è una cosa che a me piace tantissimo. Però ecco, cioè, attenzione, bisogna secondo me essere lucidi adesso e imparare però a fare qualcosa, perché un giorno effettivamente potrebbe tornare utile, ma non credo che domani i supermercati siano vuoti. Non so se mi spiego. Poi magari succede, spero di no, spero che non invecchi male il video, però eh, sì, è vero, la situazione nel mondo è molto triste da tanti anni e già prima che il ciuffo biondo lì decidesse di comunque bombardare una nazione al giorno, non è un video politico, questo è soltanto una piccola parentesi. La situazione è un po' critica da tutte le parti, indipendentemente da chi c'è al comando. Mi pare che abbiamo perso un po' tutti la testa, mi ci metto anch'io nel mezzo, ma principalmente quelli che decidono per noi. Quindi capisco i video un po' che vogliono prepararti, alcuni secondo me ci vogliono un po', cavalcano un po' troppo l'onda, magari per delle visualizzazioni, non lo so, per alcuni prodotti, non so dirtelo. La cosa che mi sento di dirti però, impara adesso a coltivare qualcosa, ma non solo a coltivare, a fare delle cose in generale, abilità in generale, ora non voglio dire di sopravvivenza, però cose che saper fare per conto tuo potrebbe, insomma, potrebbe aiutarti. Purtroppo il mondo è in guerra, chissà che un giorno non tocchi anche a noi, speriamo di no. Mi tocco dove non si vede, spero dal telefono, dalla videocamera. E niente, questo ti volevo dire, volevo soltanto, tra l'altro era già un po' che non facevo video perché purtroppo non ho tempo, lavorando 8000 ore alla settimana tra una cosa e l'altra, però ti volevo fare un po' un aggiornamento su cosa ne penso io della situazione in generale e un invito, ripeto, a mantenere la tranquillità, però al tempo stesso comincia a imparare delle cose perché speriamo di no, ma potrebbero tornarti utili. Se ti è piaciuto il video metti mi piace, commenta, condividi e appunto fammi sapere nei commenti cosa ne pensi te della situazione attuale, se vuoi dirmi a che punto sei te nel tuo cammino verso l'autosufficienza, non lo so. E niente, ci vediamo alla prossima. Se sei già iscritto, grazie, se non lo sei iscriviti. Grazie per aver visto il video fino alla fine e alla prossima, spero. Ciao!